Ah, che belli che erano i tempi andati. Vero ragazzi? Beh, in questo video voglio solo esprimervi quelle che sono le mie personalissime considerazioni in merito all'annuncio del nuovo DJI Air 2S. E lo farò come sempre senza peli sulla lingua e senza spinte dall'esterno. Ok, quello che vedete nelle mie mani è il DJI Mavic 2 Pro, ma poche ore fa sono trapelate in rete delle notizie, dei rumors riguardanti un nuovo drone della DJI e quindi voi vi sarete sicuramente chiedendo: Michele, ma come fai a definire questo un annuncio? Beh, lo sapete benissimo amici, quando si parla di voci di corridoio su nuovi droni della DJI, beh, questi si concretizzano nel 99% dei casi, quindi io lo considero un annuncio vero e proprio. Forse c'è una volontà da parte della DJI di far trapelare le notizie in questo modo un po' particolare. Bene, il DJI Mavic, il DJI Air 2S, di cui avrete sicuramente letto cose in rete nelle ultime ore, sarà con molta probabilità il nuovo drone della DJI a debuttare entro l'inizio dell'estate 2021, rimpiazzando forse il precedente DJI Mavic Air 2, drone con nemmeno un anno di vita dato che è stato lanciato sul mercato lo scorso maggio, e si ripete la situazione già vista con il DJI Mavic Mini 1 e il DJI Mini 2, ovvero una DJI che si sta sempre più applizzando, si dice così, cioè sta diventando sempre più simile alla Apple, con nuovi modelli dei suoi prodotti che vengono rilasciati a ciclo continuo, nemmeno un anno di tempo dall'uscita del precedente modello. E qui ci sono delle considerazioni da fare. Infatti oggi non vi parlerò nello specifico del DJI Air 2S, di cui ci sono dei rumors sulle specifiche, che sarà un drone compatibile con i nuovi DJI Goggles, perfetto per essere pilotato magari con un FPV leggero, ma vi parlerò di un altro aspetto, quello che riguarda appunto la velocità con cui DJI ha deciso di rilasciare i suoi nuovi droni. A mio parere amici, e questo è un pensiero che vi ho già espresso con il DJI Mini 2 e lo faccio sempre con i telefoni, rilasciare un nuovo modello a distanza di un anno, addirittura meno rispetto al precedente, è un affronto, è una mancanza di rispetto verso il consumatore che ha speso dei bei soldini per un prodotto che dopo meno di un anno è già vecchio. E voi direte: vabbè ragazzi, va bene Michele, perdonatemi, questa è la tecnologia che avanza, ok, ma ci sono modi e modi di fare le cose, anche perché c'è da dirlo, quando vengono rilasciati dei nuovi modelli, prendiamo il caso del DJI Mini 2, viene praticamente abbandonato il supporto e lo sviluppo dei precedenti modelli. Il DJI Mavic Mini 1 nella fattispecie è un drone ottimo che però ha tanti problemi, specialmente per quanto riguarda le disconnessioni radio, che non sono mai stati fissati e sistemati. Perché? Beh, molto semplice, perché è stato lanciato il DJI Mini 2, quindi ciao ciao primo DJI Mavic Mini. E purtroppo questa è una situazione che penso si ripeterà anche con l'uscita del DJI Air 2S. Amici, cosa posso dirvi? Che oramai c'è questa gara a chi lancia più prodotti nel minor tempo possibile e così facendo si perdono tante cose importanti. Innanzitutto la qualità scende, ovviamente, perché lanciando un prodotto senza una fase di testing si lanciano sul mercato dei prodotti molto acerbi con possibili problemi. E quando si parla di smartphone magari la batteria non è ottimizzata, magari non funziona al meglio, ma quando parliamo di droni, beh, è molto importante che vengano testati a fondo, perché questi non sono assolutamente dei giocattoli e se escono sul mercato con dei problemi, beh, si corrono dei bei rischi. Quindi amici, cosa posso dirvi? Che sono abbastanza deluso dal comportamento della DJI. Ok, sarò sicuramente impopolare, ma preferisco che venga rilasciato un nuovo drone magari ogni 2 o 3 anni invece che un drone ogni 8-9 mesi, e aggiornarli il più possibile rendendoli privi di grossi problemi che possano comprometterne il funzionamento e magari renderli pericolosi. E questo è tutto amici, volevo solo rendervi partecipi del mio pensiero. Credo che queste siano
solo delle tecniche per cercare di spillare un po' di soldini tra una generazione e l'altra di droni, perdonatemi ma le definisco così, in questo caso dal DJI Air 2 al DJI Air 3, in modo da fare cassa, magari liberare le catene di montaggio da vecchi componenti e nel frattempo magari pensare allo sviluppo di un drone davvero nuovo. E detto questo, voglio sapere ora la vostra opinione, cosa ne pensate? Ovviamente per quanto riguarda il DJI Mavic 3 Pro, al momento nessuna notizia, tutto tace, vabbè, stiamo a vedere cosa succederà. Bene amici, un bel like, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Ciao belli!